Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, l'angolo dove analizziamo con calma, ma senza perderci nemmeno un dettaglio, le dinamiche spesso tumultuose dello spettacolo turco. Oggi vi racconterò una storia che unisce amore, carriera, screzi personali e, naturalmente, un pizzico di polemica. Parleremo di Neslihan Atagul, di Burak Özçivit e di Kadir Dulu, tre nomi capaci di far tremare il web ogni volta che vengono accostati nella stessa frase. Preparatevi, il viaggio è lungo, supera abbondantemente gli 8000 caratteri e vi porterà dietro le quinte di litigi mai del tutto chiariti, dichiarazioni avvelenate e domande dei giornalisti finite male. Un triangolo che non è mai stato un triangolo, oppure sì? Partiamo dai fatti noti. Neslihan Atagul e Burak Özçivit conquistano pubblico e critica con Kara Sevda, 2015-2017. La loro chimica sullo schermo è talmente forte da far vincere alla serie un International Emmy, primo dramma turco a riuscirci. Contemporaneamente, la vita privata di Neslihan prende un'altra direzione. Nel 2013 incontra Kadir Dulu sul set di Fatih Arbiye, nasce un amore travolgente che sfocia nel matrimonio del 2016. Fra Burak e Kadir, però, circola voce di un litigio avvenuto anni fa durante un evento mondano. I due smettono di parlarsi, ma la ragione, stando alle interviste, rimane nebulosa. Da qui viene l'alchimia esplosiva, un'attrice sposata con un altro attore, un coprotagonista con cui le scene di passione fanno impazzire i trend social, un marito che, almeno in apparenza, sceglie la via della discrezione. Basta mettere insieme questi elementi, e la polvere da sparo è servita. 2. Il bacio della discordia e la diplomazia di Burak. Durante la seconda stagione di Kara Sevda spunta l'indiscrezione. Kadir Dulu sarebbe infastidito dalle scene di bacio fra la moglie e Burak. In un'intervista, Burak prova a stemperare la tensione. Le scene di intimità sono parte del nostro lavoro. Nessuno deve sentirsi minacciato. Rispetto i confini di tutti. Parole concilianti, eppure, secondo fonti vicine al set, proprio quel riferimento alla tranquillità di Kadir manda su tutte le furie Neslihan. Lei teme che il collega stia insinuando un'insicurezza inesistente nel marito, alimentando in rete un fuoco che già divampa. La frustrazione rimane sotto traccia, ma si accumula. 3. La stampa scava, Neslihan sbotta. Passano gli anni, i progetti si moltiplicano, ma la domanda ricorrente nelle conferenze stampa resta sempre la stessa. Lavorerebbe di nuovo con Burak Özçivit? All'inizio l'attrice risponde con diplomazia, poi, durante un junket del 2024, la pazienza finisce. Quando un giornalista insiste, lei replica secca. Basta con questa storia, non ha alcun senso. Mi irrita persino sentirla. Il video della risposta fa il giro dei social in mezz'ora. Titoli a caratteri cubitali. Neslihan Atagul furiosa, rapporto al capolinea con Burak. La rete insorge, chi la sostiene, stanco di domande datate, chi la accusa di ingratitudine verso il collega che ha contribuito al suo successo internazionale. 4. Kadir rompe mezzo silenzio con un tweet ironico. Nel mezzo della bufera, Kadir Dulu posta un commento allusivo, l'arroganza non fa grande un uomo, lo ridimensiona, senza taggare nessuno. Per la stampa basta e avanza, è un dardo rivolto a Burak, colpevole di apparire, secondo alcuni, troppo compiaciuto del proprio status. Gli utenti si dividono. Alcuni leggono nelle parole di Kadir la gelosia mai sopita, altri applaudono il marito che difende l'onore della consorte. In realtà, gli addetti ai lavori sussurrano che Kadir soffra più la pressione delle fan che non l'eventuale rivalità con Burak. Ma in assenza di smentite chiare, la narrativa del duello a distanza continua a prosperare. 5. Perché certe domande non muoiono mai. Il giornalismo di intrattenimento ha un mantra: finché il pubblico clicca, la storia vive. Nel caso di Neslihan e Burak, gli ingredienti perfetti ci sono tutti. Una love story fiction diventata cult. Un matrimonio reale con terzo attore famoso. Un litigio mai chiarito tra coprotagonista e marito. Finché nessuna delle parti pronuncia un chiuso per sempre, la domanda resta lecita. Quindi i reporter tornano alla carica a ogni nuovo film, a ogni red carpet, anche a costo di irritare l'intervistato.
È la logica spietata dei click. 6. Il punto di vista di Burak, silenzio strategico o eleganza? A differenza di Neslihan, Burak raramente sbotta davanti ai microfoni. Il suo ufficio stampa filtra le richieste, domande sul lavoro, non gossip. Risultato? L'attore appare imperturbabile, ma, ironia. Proprio quel distacco viene interpretato dai detrattori come arroganza. Un circolo vizioso, più lui tace, più si alimenta la narrativa del troppo fiero per chiarire. Da amici di lunga data trapela che Burak avrebbe provato, negli anni, a contattare Kadir in privato per chiarire, ma i tentativi sarebbero naufragati per agende inconciliabili. Nessuna conferma, ma il dettaglio è sufficiente a rinfocolare le speculazioni. 7. La posizione di Kadir, tra rispetto e punture di spillo. Kadir, dal canto suo, mantiene pubblicamente una linea di rispetto istituzionale verso l'ex collega della moglie. Tuttavia, quel famoso tweet dimostra che, quando gli sale la pressione, la vena polemica esce allo scoperto. Secondo alcuni psicologi interpellati dai media, si tratterebbe di assertività tardiva, l'esigenza di ribadire il proprio territorio emotivo quando si percepisce un'invasione indiretta. 8. L'effetto sul pubblico, fazioni, ship e cancel culture. Tim Kemalnian vorrebbe rivedere la coppia di Cara Sevda in un film, dichiara l'amicizia più forte dei pettegolezzi. Tim Neslihan Kadir ritiene superate le scene di passione con Burak, chiede rispetto per la vita coniugale. Neutral, spera solo che la stampa cambi disco e che i tre possano convivere professionalmente senza drammi. Nel frattempo, ogni movimento social dei protagonisti viene radiografato, like tolti, follow riattivati, frasi criptiche nelle storie. Un reality parallelo. 9 possibili scenari futuri. Il chiarimento pubblico, improbabile, ma basterebbe un selfie a 3 per archiviare anni di gossip. Nuovo progetto comune. Se un produttore abbastanza coraggioso riunisse Neslihan e Burak, i rating schizzerebbero alle stelle, con o senza benedizione di Kadir. Silenzio perpetuo, la via più probabile, ognuno proseguirà la propria carriera, lasciando alla storia un capitolo irrisolto che alimenterà libri e podcast. 10. Conclusione. Cosa impariamo da questa vicenda? Che la popolarità moltiplica a dismisura qualunque sfumatura relazionale. Che le domande dei giornalisti non si esauriscono finché non arriva una risposta netta. Che l'amicizia fra colleghi può sopravvivere a tutto, salvo alla continua richiesta di conferme pubbliche. Forse il vero insegnamento è che, dietro titoli urlati, restano persone con emozioni complesse. E che la calma, talvolta, è il gesto più rivoluzionario. Grazie di aver seguito questo lungo approfondimento. Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi e fatemi sapere nei commenti, da che parte state? Team riconciliazione o team basta domande scomode? Ci vediamo al prossimo video, con un'altra storia da analizzare senza filtri.